crescendo nessuno cambia in meglio, anzi crescendo si peggiora, si peggiora. Com'è possibile che da piccoli siamo tutti così carini e poi da grandi facciamo schifo? Quando vedo una persona accarezzare un bambino e dire che carino, gli dico non l'accarezzare, quello sarà chi ti investirà sulle strisce quando sarai anziano, si ubriacherà e ti metterà sotto. Lascialo stare, lascialo. Non fate i complimenti ai bambini, sennò si montano la testa. Fateli a fine vita. È stato un bravo uomo, lo so, da ragazzo non ha investito nessuno. Mio padre è stato giovane. E perché non mi capisce? Perché è peggiorato. Non vuole fare niente di quello che gli propongo. Niente. Non vedo l'ora che gli venga l'Alzheimer. Se lo merita l'Alzheimer. Così potrò portarlo in giro dove mi pare. Dove andiamo? Papà, te l'ho già detto, l'hai dimenticato. Questo è affetto, questo. Se lo merita l'Alzheimer. Non dico l'ictus che poi sta di nuovo fermo tutto il giorno a casa, ma l'Alzheimer se lo merita. Perché quando diventate genitori siete presi dai vostri problemi e non capite più i vostri figli. Come fanno i genitori a non accorgersi che i figli si drogano? Non vedi che tuo figlio sta bene? Che è felice? È drogato, è chiaro. Secondo te che motivo ha di essere contento? Non studia, non lavora, non fa un cazzo, non lo capisci che la droga? E la colpa è vostra, che li mandate a scuola. È lì che la incontrano per la prima volta. Ecco perché alcuni continuano gli studi. I laureati sono i più tossici. Adesso mi rivolgo alle mamme che si stupiscono che i figli hanno sempre grande appetito. Non sono i vostri piatti a essere buoni, è fame chimica. La scuola è importante, la scuola, ma è pericolosa. È lì che si prendono brutte strade, ma è importante, lo devo ammettere. Io quando mi sono comprato il diploma, mi sono iscritto all'università, c'era più figa. Ma non solo per questo, non sono così banale. Mi sono iscritto all'università perché è lì che ti fai le amicizie che contano. Perché nella vita non sei nessuno se non hai amici medici. Se ti serve un certificato falso per il lavoro, che fai? A chi lo chiedi? Fai come mio padre, che mi ha fatto fare la fila al pronto soccorso fino a 16 anni, sto vigliacco. Poi ho capito come fare per passare prima. Chiamavo l'ambulanza. Solo che tutte le volte fingermi morto per un'acidità di stomaco era dura. Quelli delle ambulanze lo capiscono. Lo capiscono. Io li stimo, quelli delle ambulanze, li stimo. Il mestiere più difficile lo fanno loro, lo fanno. Io li stimo. Una sera davanti a un locale c'erano 5 ragazzini marci, ubriachi, e questi della Croce Rossa che li assistevano. Io li stimo, li stimo. Ma non sono d'accordo a questi tipi di interventi. Perché l'infermiere è giusto che si prenda cura di uno che ha avuto un incidente. Quello è capitato, è un incidente. Ma uno marcio, perché lo devi assistere? Si è fatto male da solo. Sapeva a cosa andava incontro. Lascialo lì, vedrai che non lo fa più. Io dovrei fare l'infermiere. Fammelo fare a me l'infermiere. Sto male, sto morendo. Ma muoio, lo so. Se ti aiuto mi prometti che non lo fai più? Te lo giuro, diventa astemio, bugiardo. Io non giudico, perché io lo so cos'è il giudizio. L'ho sofferto il giudizio degli altri, l'ho sofferto. Fino all'età di 20 anni l'ho sofferto. Poi ho capito come fare, perché ho vissuto un'esperienza che mi ha fatto capire molte cose. Ero andato in un centro benessere a farmi un massaggio di 1 ora. Ma a massaggiarmi, purtroppo, c'era una signora, buona. E mentre mi strisciava le mani sul corpo, non riuscivo a rilassarmi, perché con il cervello cercavo di pensare tutte le cose più brutte per non eccitarmi. E non ci riuscivo. Mi buttava l'olio caldo sulla schiena e io immaginavo che fosse la sua lingua. Una tortura. Ma la signora non stava facendo nulla di male.
Stava solo facendo il suo mestiere. Ero io che con quella musica, la luce soffusa e gli occhi chiusi, immaginavo solo porcate, immaginavo. E mi stavo eccitando. Avevo paura che si vedesse un rigonfiamento e di fare una figura di merda e di essere giudicato il solito porco. Di questo avevo paura. Ero riuscito a non pensare al sesso solo per i primi 13 minuti. Per gli altri 47 minuti ho ceduto. Ho immaginato cose che solo un uomo immagina. Non ve lo posso dire che cosa. Anzi sì. Ve ne dico solo una. Ho immaginato che la signora me la acchiappasse e ci cantasse 3 canzoni di karaoke. Ma perché è colpa mia? Sono io a pensare queste cose. Sono immagini che noi maschi abbiamo qui dentro, nell'archivio. Voi femmine non potete capire. Noi uomini li facciamo in automatico questi pensieri. È una cosa che non possiamo frenare. Anche se pensi a cose brutte, non cambia niente. Io ho pensato alla fame nel mondo, ho pensato. Ai bambini con le pance gonfie e le mosche in faccia. Ma niente. Alla guerra ho pensato. A tutti i morti in Libia, a tutti. Ecco perché gli uomini fanno le guerre. Per avere qualche cosa di brutto da pensare durante i massaggi. Per questo devono bombardare. Fanno bene a bombardare. La signora era sicuramente una professionista che ha fatto ore di corsi, ha studiato i muscoli, le ossa, i tendini, per farti rilassare al meglio. I muscoli si erano rilassati. Solo uno faceva fatica. E si vedeva il rigonfiamento. Così da quella volta ho deciso di non preoccuparmi più. Io non posso essere giudicato per questa cosa. Che cosa c'entro io? È la natura. È stato chi ci ha progettato a fare l'errore. Ha messo questo muscolo legato al cervello. Sapevi che ci avrebbe dato problemi? Collegalo in un altro modo, no? Collegalo al cuore. Quando ti innamori funziona, invece no. Questo funziona anche se non ti innamori. E funziona pure bene, funziona. Anzi, funziona soprattutto se non ti innamori. Quando ti innamori non funziona più. Adesso è colpa mia? Devo mortificarmi io per queste cose? Non esiste. Non penso più al giudizio degli altri. A me salutare le persone per apparire educato non mi interessa. Sei maleducato? Sì, allora. L'educazione non è in natura, è un'invenzione dell'uomo. L'ha inventato un maleducato per fare del male a quelli educati. Io non saluto. Buongiorno, buonasera, che me ne frega a me? Al posto di queste parole dico budino. Budino a lei. È comunque una cosa dolce. Ma non saluto. Perché più di una volta mi è capitato di salutare qualcuno e questo non rispondeva, ci rimanevo di merda. Preferisco che ci rimangano di merda gli altri prima che ci rimanga di merda io. Non saluto. La brutta gente, sapete dove sta? Lo sapete? Negli outlet. Quelli che si vestono griffati risparmiando, è quella la brutta gente. Si vestono bene perché hanno paura del giudizio, a me non me ne frega del giudizio o di giudicare. Quelli che si fanno continuamente la foto col cellulare. Ti vuoi fare la foto? Fai pure. Vuoi buttare la tua vita? Accomodati. Ma non fare foto mentre sto passando io. Ma fotografavo il paesaggio. C'ho la faccia da montagna. Cancella questa foto, cancella. Chi lo sa chi sei tu? Magari sei un pedofilo, ma tu non sei un bambino, sei un pedofilo che ha cambiato target. Io quando vado al ristorante, siamo in 2, prenoto un tavolo per 5. Sì. Hai visto i tavoli nei ristoranti moderni? Sono piccoli e li mettono staccati 3 centimetri. Tu vai in 2 e senti le cazzate di quelli di fianco. Siccome non voglio giudicare le cazzate che dicono, voglio stare largo. Scusi, è sicuro che siete in 5? Sì, sicuro. Forse anche in 6, ne arriva un altro. Noi intanto mangiamo che c'ho fame, bene? Gli altri quando vengono poi mangiano. Quando finisco gli dico, non sono venuti i miei amici. Mi hanno fatto il pacco. Ho amici di merda.
Non dovrei giudicarli, ma amici di merda. Io non sono l'unico che vive come gli pare e se ne frega del giudizio degli altri. Non sono l'unico. A scuola mi ero incuriosito per la storia di Gabriele D'Annunzio, quello delle costole. Io ci ho pensato un po'. Non so se questa storia è vera o una leggenda, ma ci ho pensato. Come sarà andata? Come gliel'avrà detta al medico che voleva farsi questo intervento? Voglio togliermi le costole per sentirmi più leggero, che cazzata di scusare. Senza le costole alla cena di Natale mi posso riempire di più lo stomaco. Che senso ha? Non gli avrà detto così, gli avrà detto la verità. Gli voglio togliere le costole perché mi amo. E mi voglio fidanzare con me stesso. È iniziata con una stretta di mano e adesso voglio provare con i baci. Questo era un uomo che se ne fregava del giudizio degli altri. Prendete esempio da D'Annunzio, prendete. È stato un grande scrittore perché si è fatto da solo. Invece mi hanno cresciuto con la mentalità che in questa vita, se vuoi fare qualcosa, devi conoscere qualcuno o essere un figlio di. A causa di questa mentalità ho sofferto, perché mio padre non conosceva nessuno. Vigliacco. Quindi mi sarebbe piaciuto essere un figlio di. In giro è pieno di figli di. Tra di voi c'è sicuro un figlio di. E perché io non lo sono? Perché? Ho chiesto anche a mia madre. Mi ha detto che in quel periodo lo faceva solo con mio padre. Egoista. Cosa le costava sacrificarsi un po'? Si dice che i genitori fanno di tutto per i figli, non mi risulta. Quindi nella vita sono stato costretto a non fare niente, perché non mi potevo mettere a fare qualcosa che poi arrivava un figlio di e mi fregava il posto. Io non accetto le delusioni. Quelli che come me invece non sono figli di e si danno da fare, perché sperano nella meritocrazia. Idioti. Per fortuna che da noi non esiste. Altrimenti mio cugino sarebbe ancora disoccupato. E invece grazie al padre, che conosce un parente di un ministro, ha un lavoro, posto fisso regionale. Lo so, non sa fare niente, allora? Grazie a questo lavoro si è sposato. Anche la moglie lavora. Anche lei è una non meritocratica. E hanno avuto una bambina, bellissima, che è nata con un problema. Sa fare più cose di loro. Guardiamo il lato positivo. Se mio cugino non avesse un lavoro, oggi questa famiglia non esisterebbe. Perché la meritocrazia rovina un paese. Certo che lo rovina. Chi dice che una cosa me la devo meritare? Se non sono capace, che faccio? Muoio di fame? Quindi la meritocrazia fa schifo. Certo che fa schifo, perché protegge solo quelli capaci. E gli incapaci dove li mettiamo? Li uccidiamo? Questo è razzismo. Il razzismo non è solo un problema di pelle, ma anche di arroganza contro quelli che non sanno fare un cazzo. Basta proteggere quelli capaci. Dobbiamo proteggere gli incapaci. Sono loro che hanno più bisogno. Quelli capaci vadano fuori a lavorare, no? Tanto sono capaci. Vai, vai. Fammi vedere come sei capace. Ciao capace, ciao, idiota, arrogante. Poi arriva all'estero e gli fanno fare il cameriere in un fast food. Era capace, sì, a vendere panini. Io preferisco rimanere qui, nel mio paese, e fare il pusher. È più onesto. Ma poi voi chi siete per dire che gli altri non sono capaci? Perché voi siete capaci? Che pure per scegliere il ristorante leggete le recensioni per farvelo consigliare dagli altri. Non siete capaci neanche a scegliere da soli. Io non le leggo quelle cazzate. Vado nei posti solo dove mi fanno lo sconto. Non me lo fate? Va bene, allora scrivo una recensione. In questo ristorante mi hanno trattato male perché sono gay. Così voi che le leggete e credete a quelle cazzate non ci andate più. E li faccio chiudere.
A me non interessa della meritocrazia, a me interessa solo della mia convenienza. Perché la meritocrazia di uno non è detto che vada bene ad un altro. I dentisti, no? Hanno studiato una vita. Vi meritate il lavoro, giusto? Ci mancherebbe. Ma quanto volete guadagnare al mese? Dimmelo. Perché l'otturazione da uno costa di più che da un altro? Cosa c'ha di diverso la mia carie? Per questo mi voglio mettere la dentiera. Ora me la metto. Quanti soldi risparmio da ora a quando sarò anziano? Ora me la metto. È più comoda. La sera la tolgo e la metto a lavare nella lavastoviglie. Perché è noioso lavarsi i denti. I dentisti lo sanno, per questo fanno quei prezzi. Quindi nella vita dovete augurarvi di non saper fare le cose, che così ve le fanno fare. Gli immigrati italiani andavano in America senza speranze, non avevano studiato e non conoscevano la lingua. Dopo un poco hanno costruito un impero. Perché a volte basta conoscere un mestiere, il capomafia, per avere successo. Tanto vi capiteranno un sacco di opportunità. Io ne ho avute un sacco di opportunità. Addirittura un lavoro nel giro della prostituzione mi è capitato. Ma non fa per me. Lavorare non fa per me. Anche se era una cosa semplice. Dovevo osservare le ragazze a distanza. Io mettevo gli occhi, loro il resto del corpo. Tutte ragazze dell'est. Io non capisco perché le donne dell'est sono tutte buone. Poi guardi i maschi e sono brutti. Le donne buone e i maschi brutti. Tu le guardi e dici, ma chi le ha fatte queste? Da dove nascono? Certi maschi con queste facce rotonde, i capelli corti e si vestono pure di merda, si vestono. Ecco perché alcune donne dell'est si prostituiscono. Che lì non hanno un problema di meritocrazia, ma di bruttezzeria. Eppure io ce l'ho avuto un'opportunità per il mio futuro. La mia famiglia me l'ha fatta. Mio padre mi voleva lasciare la fabbrica di famiglia. 50 anni di fabbrica di legnami, prima appartenuta a mio nonno, poi a lui, e adesso era il mio momento. Dovevo continuare la tradizione. L'ho abbracciato e gli ho detto, papà, grazie, ma col cazzo che me la prendo io. Tu ti immagini cosa significa portare avanti un'azienda? Mi vuole bene il bastardo. A 69 anni ne dimostra 90 a forza di ricevere multe e solleciti e la voleva lasciare a me. Gli ho detto, papà, mi dispiace, il legno non è più un bel business. Le armi sono il futuro. Io sono per legalizzare le armi. Sì, sono per legalizzare le armi. Se vai in giro con la pistola in tasca, chi è che ha il coraggio di dirti nano di merda? Pelato, chi è che ti dice pelato? Nessuno, ci sarebbe più rispetto. Invece adesso che fa? Ti insulta, lo aggredisci, ti denuncia e c'è il processo. Quanto durano i processi? Troppo. Via, fatto. E invece no. Devi pagare l'avvocato, aspettare il tuo turno, portargli i documenti. Quanto costa? Quanto costa un processo? E quanto costa una pistola? Il futuro sono le armi, sono. L'azienda mi voleva lasciare, a me. E ci vedete a pagare gli operai, i contributi. Non esiste. L'economia cambia. Chi compra più in un negozio? Io sono il primo che quando mi serve una cosa vado in un negozio, la guardo, me la provo, la fotografo e poi me la compro su internet. Costa di meno. L'altro giorno il negoziante se n'è accorto, dice, ah, tu fotografi e compri su internet, pago l'affitto per farti vedere le cose gratis a te. Io ho detto, metti un biglietto d'ingresso. Tipo museo. E non vado più neanche nei negozi delle grandi catene in centro perché sono maleducati, sono. L'altro giorno ho visto un pantalone e ho detto al commesso, mi prendi la 48 di questo? Lo trovi appeso, cercatelo tu. Ah, me lo devo cercare io, me lo devo cercare. Non me li cerco a casa i vestiti, me li devo cercare qua, me li cerco. L'azienda mi voleva lasciare. No, bello, decido io per me. E cosa farai da grande? Cosa farai nella vita? Nulla. Ma lo farò bene. Da piccolo volevi fare l'astronauta e adesso sono grande, voglio fare il contrario dell'astronauta. Stare sulla Terra, ma con la testa tra le nuvole. Non voglio niente da nessuno. Ognuno è libero di fare la vita che vuole, va bene?
Vuoi fare il barbone? Fallo. Sei libero. Ma non chiedermi i soldi a me. Perché se tu decidi di fare il barbone, poi ti devo campare io? Allora che barbone sei? Ti interessano i soldi? Ti vuoi arricchire? Perché che lavoro è fare il barbone? Non è un lavoro. E allora perché ti devo pagare? Che cosa vende? Niente. Vende solo sensi di colpa. Tu lo guardi e ti senti una merda. Quindi crea frustrazione agli altri. Dovrebbe essere lui a pagare me. Risarcimento per il trauma psicologico. E invece li vuole lui, li vuole. Solo perché mi fai sentire in colpa ti devo pagare? Non esiste. Per me puoi inciampare nella tua barba, puoi inciampare. Non ti do neanche un centesimo. Ti piace fare la bella vita a dormire all'aria aperta? Ti piace startene a dormire a guardare le stelle? Appunto, goditele. Io non posso mantenerti questo lusso. Io la sera, quando dormo a casa, al calduccio, non ho la fortuna di guardare le stelle. Guardo il soffitto, con l'umidità. Perché i barboni sono arroganti e presuntuosi sono. Si sono inventati una tecnica per chiederti l'elemosina. Quando sei seduto a mangiare te la chiedono, per farti sentire più in colpa possibile. Ti fa notare che tu stai mangiando e lui no. Ero seduto in un ristorante all'aperto, non c'era nessuno. Appena è arrivato il cameriere con il panino, è arrivato il barbone, è arrivato. Era dietro al cameriere. Secondo me stava fermo all'angolo della strada ad aspettare che mi portassero da mangiare per umiliarmi. Sto per dare il primo morso e arriva lui, con la mano nera e puzzolente. Me la piazza qua me la piazza, qua. Si mette con la testa in obliquo, le labbra pronunciate e non dice neanche cosa vuole. Dà per scontato che io lo sappia. Questa è arroganza, questa. Al massimo fa un suono con la bocca. Bibli. Io non lo sopporto. Mi verrebbe di scaraventargli il tavolino addosso, ma non lo posso fare, perché per la società tra i due sono io quello avvantaggiato, quindi lui può usare il suo svantaggio per farmi sentire una merda. Lo guardo e gli dico, ma io ti vengo a rompere le palle mentre mangi tu. È mai successo che mentre mangi vengo da te e ti do i soldi? Non è mai successo e mai succederà. E lui ancora, Bibli. Perché poi fanno finta di non capire la tua lingua, sti bastardi. Non è giusto che mi fai sentire in colpa. Tu non lo sai chi sono io. Magari sono un frate missionario che oggi si è vestito casual e sta mangiando un panino come una persona normale. Che ne sai tu? Mi guardava confuso, mi guardava. Io non te li do i soldi, va bene? Non te li do, per stimolarti. Ecco perché non te li do. Hai 2 gambe, 2 braccia e i piedi sporchi, ma li lavi e puoi andare a lavorare. Faceva la faccia come a dire, tutti lo pensano, ma lui me l'ha detto. E certo che io l'ho detto. Gli faccio, se io ti do i soldi, tu non farai mai più un cazzo nella vita. Invece devi essere contento che non ti aiuto. Devi cogliere questa occasione come uno stimolo di farti la barba e lo shampoo. È arrivato il momento di affrontare le difficoltà, come fanno tutti. Sembravo mio padre, sembrava. Vieni qui ad impietosirmi per farmi capire che non facendo un cazzo soffri più di me. No, bello, anch'io non faccio un cazzo, ma non soffro. Mi guarda e mi fa, ma io ho perso famiglia. Ah,
E ti sembra un buon motivo per scioperare? Devi essere contento, devi essere. Perché non devi campare nessuno. Puoi lavorare part-time e pensare solo a te stesso. Gli altri si dovrebbero lamentare che per campare moglie e figli sono costretti a lavorare di più. Il barbone è arrivato. Facile fare il barbone con i soldi degli altri. Io voglio mangiare tranquillo.